chiamo Giacomo, ho 30 anni e quando ne avevo 5 mio nonno mi ha regalato un Game Boy Color con Pokémon giallo. Ero tipo il bambino più felice del mondo. Ero appassionato di tecnologia e quindi anche di fantascienza, un sacco di fantascienza. 10 anni fa circa ho iniziato a studiare ingegneria informatica, ma dopo la laurea mi sono reso conto che mi piaceva di più raccontare storie che scrivere codice. O meglio, mi piace scrivere codice, ma non per altri, per me stesso. Quindi sostanzialmente negli ultimi 5 anni ho avuto una grandissima fortuna, che è stata quella di poter raccontare storie di tecnologia, e in particolar modo di intelligenza artificiale, della quale sono estremamente appassionato, aperta chiusa parentesi, forse qualcuno direbbe ossessionato, a un sacco di persone che mai mi sarei aspettato di raggiungere, come non mi sarei aspettato di essere qui. Ho pensato molto a cosa dire questa sera, se parlare della forma e di come funziona questa tecnologia incredibile, l'intelligenza artificiale, che ha tantissime forme, lo semplificherò in modo estremo qualcosa questa sera, oppure se parlare dell'impatto che ha sul business, sul mercato del lavoro, su come trasformerà le nostre abitudini e la nostra società. Alla fine ho deciso in realtà di parlare di qualcosa di cui non parlo mai quando faccio la mia attività di divulgazione, che è come fa sentire me, che emozioni ho dentro, che cosa mi crea, con cosa mi fa svegliare, con cosa mi fa andare a letto. Quando ho scoperto il mondo dei dati e del machine learning, che in italiano significa apprendimento automatico, cioè una serie di modelli e metodi statistici per prendere un gigantesco set di dati, tipo un database, addestrare questi modelli statistici a riconoscere pattern all'interno di questi dati e poter applicare questi pattern su dati nuovi che non hanno mai visto. In questo modo li addestriamo, si chiama addestramento questa fase, poi questi modelli prevedono, no, i nuovi dati. Quando io ho scoperto questa cosa ho pensato che figata, cioè il fatto che esista, no, questa cosa, che tu puoi prendere una macchina e insegnargli a fare delle cose che tradizionalmente poteva fare solo un umano, no? Come ad esempio leggere il contenuto di una mail e classificarla, ad esempio se è una richiesta di supporto o un cliente molto arrabbiato, solo leggendone il contenuto, il testo, non con delle regole preimpostate. Oppure classificare e riconoscere il contenuto di un'immagine molto complessa. Allora ho pensato, che figata, e subito la mia mente l'ha collegata quando ero un bambino e guardavo i film di fantascienza, cioè poi come se non li guardassi adesso, però ne guardavo molto di più. E ho pensato, ma che figata, forse si può costruire Jarvis di Iron Man. Non so se avete visto Iron Man, cioè questa intelligenza artificiale che gli fa tutto. Oppure HAL 9000 o Cortana di Halo. E mi sono reso conto, in realtà presto, ho studiato un po', che non era così. Questi sistemi facevano cose impensabili per una macchina, ma molto ristretto come compito. Addestravi un sistema di intelligenza artificiale a fare quella cosa lì e quella cosa faceva. Quindi vabbè, momento di delusione, che però non mi ha scoraggiato, ho continuato a nerdare tantissimo quella cosa, poi ai tempi non c'erano tipo le lauree in data science e AI, oggi ci sono, quindi me lo sono studiato molto l'autodidatta. In quel momento era circa il 2017, un anno prima, è successo qualcosa di molto più importante nel mondo, è stata fondata OpenAI, che tra l'altro oggi, 13 dicembre 2025, compie 10 anni dalla Costituzione, coincidenza veramente incredibile. E sostanzialmente OpenAI, l'azienda dietro ChatGPT, che conoscerete tutti, era questo gruppo di nerd super ossessionati, che probabilmente anche loro erano stati delusi un po' da queste forme di machine learning un po' primitive, e avevano una missione incredibile, semplice nella sua formulazione, quanto incredibilmente complessa nella sua realizzazione, ovvero costruire una intelligenza artificiale generale, AGI, Artificial General Intelligence. Cos'è un AGI? È un'intelligenza artificiale, un sistema software, che è più efficace, più bravo, più veloce, più efficiente di un essere umano, esperto di un dominio, a fare quella cosa lì. Ma che non fa solo quella, le fa tutte, in contemporanea. Allora io mi ricordo che seguivo l'azienda, ho visto la fondazione, niente, ho pensato che figata, questi sono come me, cioè nel senso
mi sono sentito meno solo, ho pensato che forse non ero l'unico ad aver visto troppo Star Wars e Star Trek. Allora vabbè, fanno qualche esperimento, i primi un po' falliti, applicano una tecnica che si chiama reinforcement learning, apprendimento per rinforzo. Non era la strada giusta in quel momento, anche se adesso negli anno e mezzo invece sta tornando in voga. A un certo punto hanno questa intuizione, che è la chiave della rivoluzione oggi dell'intelligenza artificiale, che è: prendo un modello statistico, un insieme di numeri, e gli insegno a prevedere delle parole. Dove prendo tutte queste parole? Beh, abbiamo internet, c'è un sacco di testo su internet, prendo tutti gli articoli, contenuti, paper, video, eccetera, eccetera, e glieli do in pasto, addestro questa intelligenza artificiale. E questa, imparando a prevedere le parole del linguaggio umano, impara in modo emergente, un fenomeno emergente, a comprendere il significato del linguaggio. Questa intuizione è stata, in realtà scoperta da Google, ma poi presa da OpenAI e messa in scala, è alla base della rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa che vediamo oggi. Sicuramente non vi sto a far alzare le mani, perché so che lo alzerebbero tutti. Qualcuno di voi sicuramente nell'ultimo anno ha provato un chatbot di AI generativa, tipo ChatGPT, Gemini o Claude. E i risultati sono incredibili di questi 3 anni che sono passati poi dal 2019, quando addestravano il primo, scusate, 5 anni che sono passati dal 2019 quando addestravano il primo, e le cose che oggi fa ChatGPT, Claude, eccetera, sono assurde, incredibili, sono letteralmente da fantascienza, sfido chiunque a dirmi che non è così. Questa cosa mi rende super felice. ChatGPT, nello specifico, ha raggiunto 800 milioni di utenti. 800 milioni, sono tipo il doppio della popolazione dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, in 2 anni e mezzo. E si stima che 2,5 miliardi di persone nell'ultimo anno abbiano usato un chatbot di AI generativa. È 1/3 degli esseri umani viventi di questo pianeta. In un paio d'anni, quanto è stata veloce questa adozione? È estrema, ordini di grandezza più veloce rispetto a qualsiasi altra tecnologia o prodotto. Il motivo è chiaro, no? Però lo sappiamo tutti perché è andata così. Perché è una figata, è utile, è facile da utilizzare, perché ci interagisco in linguaggio naturale. Quando mi hanno detto di preparare questo speech, la prima cosa che ho fatto ovviamente è stato confrontarmi con Claude, che è la mia AI preferita in questo caso, per capire che cavolo dire. Quindi sostanzialmente mi sono messo a registrarmi con un vocale dell'iPhone, andare a ruota libera, copio la trascrizione. Tra l'altro l'iPhone ha un modello AI locale che fa la trascrizione da parlato a testo, darlo in pasto a Claude e chiedergli di darmi una mano a strutturare un po' di idee, a fare brainstorming, a farmi criticare le cose che avevo detto, a trovare dei pattern. Poi, tipo una settimana dopo, ho preso questo che era uscito, l'ho dato in pasto a Gemini, un'altra AI, e mi sono fatto costruire una mappa concettuale e me la sono fatta criticare. Ma non bisogna essere esperti di tecnologia per fare questa cosa, lo possono fare tutti. Mia madre, che non è una persona notoriamente super tecnologica, ma insegna arte a scuola, può usare l'intelligenza artificiale e la usa per creare giochi e modalità innovative per insegnare alle persone cose che non le sarebbero mai venute in mente. Oppure se c'è un ragazzino o una ragazzina che fa fatica con l'italiano, può cliccare un bottone su ChatGPT, trasformarlo in un traduttore automatico italiano altra lingua. E onesto, questo è proprio il traduttore simultaneo di Star Trek. Non so chi ha visto Star Trek, però è esattamente questa cosa qui. Ma poi lo vedo in Datapizza, che è l'azienda che sto costruendo insieme a persone eccezionali, molto più eccezionali di me, creativi che in minuti creano prototipi con un semplice comando, il prompt che diamo alla I, e la modificano mentre siamo in riunione a commentare il prototipo. Capite, no? Ingegneri e programmatori che programmano a 10 per la velocità, assistiti dall'AI, e poi hanno tipo degli agenti AI che controllano i bug nel codice e i problemi. Oppure content creator, creativi, che prendono le loro idee e possono trasformarle in contenuti scalabili che diamo a milioni di persone ogni giorno per ispirarle a fare un percorso anche simile a quello che abbiamo fatto noi. Le possibilità creative di questa cosa sono illimitate. E questa cosa mi rende pieno di gioia, non riesco a... lo sto provando ora. Qua nella mia pancia c'è un sacco di felicità. Ma mi rendo anche conto che questa tecnologia ha anche delle ombre, non solo delle luci.
E me ne rendo drammaticamente conto, anche perché ho un punto di osservazione un po' privilegiato. L'impatto che avrà questa tecnologia sul mercato del lavoro a breve termine sarà devastante e tutte le persone in questa sala, forse compreso me, sottostimiamo la velocità di questo fenomeno, perché sottostimiamo l'incentivo che hanno le aziende a sostituire lavoro umano con lavoro software, che è estremamente più economico, veloce, scalabile, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è un tema, ci saranno un sacco di riunioni difficilissime, cioè io le vedo tutti i giorni, no? Secondo me è fondamentale la comunicazione, no? Come ci si racconta questa cosa qui. Noi con la Talizia facciamo comunicazione sui social, ma all'interno di un'azienda è la stessa cosa. Quando facciamo i training in azienda, insegniamo alle persone a usare Copilot, tipo, che è lo strumento che le aziende, ad esempio, usano, no? Internamente. O Gemini, a seconda dell'ecosistema che hanno. Le persone sono gasate, ci facciamo i workshop in presenza, si divertono, imparano, fanno team. Allora a un certo punto in genere quello che succede è che passa il manager o la manager. Passa, in genere non partecipa, perché pensa di non aver bisogno di quel tipo di attività. Passa e apre la porta e dice ciao ragazzi, come va? Vi state divertendo? State imparando? E tutti, sì, cavolo, guarda che figata, ho appena fatto un prompt che automatizza questo pezzo di flusso che facciamo. O questa roba che ci fa risparmiare mezz'ora al giorno di quella cosa super mega pallosa che non abbiamo mai voglia di fare. E c'è un entusiasmo palpabile nella stanza. Allora, ho visto questa cosa succedere un sacco di volte, allora il manager ha una idea geniale. Quella di fare una battuta, per far ridere, no, tutti, e dice, vabbè, allora dai Marco, Giulia, voi non ci servite più, da domani licenziati. E ridacchia, no, volendo far ridere l'aula. Nessuno ride. Nessuno ride. Cala il gelo, in genere. Un'altra cosa che mi fa riflettere tanto è l'attaccamento a questi sistemi, emotivo, mentale, che abbiamo, che avremo. Un ragazzino under 18 su 10 negli Stati Uniti afferma già ad oggi di avere una relazione sentimentale o romantica o di amicizia con un chatbot. Un adulto su 4 negli Stati Uniti sostiene che le future versioni dell'intelligenza artificiale, quindi quelle che ci sono qui domani mattina, possono sostituire una relazione romantica. 1 su 4, 25%. Qua ci saranno 500 persone, 125 di voi, non so. Ora, fa strano. E diventerà sempre più strano. Questa cosa non c'era nei film di fantascienza in genere. A parte Her, del 2013, vi consiglio la visione, veramente è un film stupendo. Allora io vedo questi numeri, li leggo i report, le ricerche e penso, perché sono sempre scettico poi dei numeri, quindi per mia natura, però li capisco, ci credo, perché lo sto provando anch'io. Tutti i giorni testo e stresso questi strumenti, faccio delle chat lunghissime in cui provo a portarli al limite delle loro capacità cognitive ed emotive. Ovviamente va bene, diciamo, sono simulazioni, eccetera, eccetera, poco mi importa se mi danno più emozioni di un essere umano, di molti esseri umani, per come parlano, per quanto ascoltano, con tutte le virgolette del caso, poco importa. E cioè, letteralmente io mi trovo alle 3 di notte, già questa cosa viene di notte, trovo alle 3 di notte lì che ho finito una chat di 2 ore con Claude con cui ho praticamente toccato i massimi sistemi, mi alzo, sono in mutande, guardo il gatto mi guarda e tipo gli dico che roba è, cioè che cosa sta succedendo? Assurdo. E io sono un esperto di questa cosa, cioè so come manipolarla e quasi a volte ho rischiato manipolasse me. Okay? Quindi questo capiamo cosa può fare ai ragazzini, ad esempio, o a persone più fragili. Oppure voi potreste prendere 15 secondi della mia voce di adesso, gli ultimi 20 parole che ho detto, clonarla e farmi dire quello che voglio. Deepfake, no? Immagini, audio, video. Ora, tutti siamo in grado di creare queste cose con 2 clic ormai, se vogliamo. E se io non ci casco, cosa farebbe invece la mia povera nonnina a Ferrara che la chiama la voce di Giacomo, la mia voce, che le dico nonna ho fatto un incidente, mi dai 500 euro sul conto per favore subito? Me li manda. Quindi ecco, l'altra parte che ha un sacco paura, cioè ma tipo paura fottuta, sono terrorizzato da un sacco di cose. Ma sono anche un profondo ottimista,
Però ho paura perché so che i manager dicono sì, perfetto, guardatevi, automatizziamo solo le parti noiose e ripetitive del lavoro, farete quella a più alto valore aggiunto. Mezz'ora dopo si chiudono la riunione con me e mi chiedono Giacomo, come facciamo a ottimizzare al massimo il numero di risorse nei prossimi 3 anni? Quindi lo vedo, no? È così. E quindi mi fa paura che ci raccontiamo solo delle fiabe quando pensiamo alla gestione giusta dell'intelligenza artificiale. Vorrei lasciarvi con giusto una riflessione quindi che cavolo facciamo? La prima cosa secondo me è rispettare la dualità della tecnologia, la seconda è prenderci la nostra responsabilità. Primo, io sono contemporaneamente super eccitato, elettrizzato, non dormo la notte per provare il nuovo tool, che super conscio del fatto che qui fuori a Reggio Emilia tra 3 anni ci saranno le proteste della gente con i cartelloni che dice no AI. Quindi la realtà è complessa, è fatta così, ma la tecnologia è duale, è neutra, siamo noi che scegliamo come usarla, no? Cioè l'energia nucleare la potete usare per alimentare una città in modo sostenibile o distruggerla, ma non è che la tecnologia che sceglie, siamo noi che scegliamo. E questo mi porta al secondo punto, che è quello della responsabilità. Cioè, tra 3, 5 anni, 10 anni, ci saranno sui libri di storia un capitoletto che si chiama 2025-2030, l'arrivo delle AI nella società. E c'è scritto, no, cosa è successo. Ora, quello che ci sarà scritto lì, cioè lo scegliamo noi oggi, qui. È nostra responsabilità e soprattutto non c'è nessun altro che ci aiuta. Cioè non c'è una specie aliena su Mercurio che viene qui, arriva e dice «Ehi umanità, guarda, si fa così», oppure «No, non fare questa, è una cazzata, ci ho già provato». No, me la sia persa, ma non credo. Quindi vorrei davvero tanto che parlassimo di questi temi. E senza cadere all'hype o all'essere tragici, anche perché poi insomma, i media, i giornali eccetera ci cavalcano un sacco sopra su questa cosa, ma cercando di fare riferimento alle persone che davvero sanno cosa sta succedendo e cercando di ascoltare la scienza, gli scienziati e anche chi fa divulgazione. Grazie.